Ben ritrovati con Buongiorno Dottore, nuova puntata in diretta qui dagli studi di Rete 7, nuova puntata in compagnia dell'odontoiatra dottoressa Giorgia Carpegna, a cui naturalmente faccio il bentornato e allora buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie di avermi qua con voi. E allora, la regia già vi propone i contatti per intervenire in diretta nella nostra trasmissione, il numero per telefonare, eccolo qua, 011 06 00 774 per telefonare e parlare in diretta con la dottoressa Carpegna. Se invece preferite inviarci o sms o WhatsApp, lo potete fare al 348 80 40 254. Oggi abbiamo scelto una variante sul tema, dottoressa Carpegna, perché parlando di estetica dentale, estetica del sorriso, che suona anche meglio tra l'altro, lo leghiamo al fenomeno del bruxismo. Che di cosa si tratta? Perché è una parola, molti spettatori lo sapranno, è una parola un po' strana che indica una parola invece molto comune che usiamo tutti i giorni. Con bruxismo si intende lo sfregamento dei denti tra di loro o il serramento, quindi stringere i denti sopra con i denti sotto. È una problematica che al giorno d'oggi è piuttosto comune, infatti la maggior parte dei pazienti ci riferisce di avere problematiche soprattutto di notte, di accorgersi o che il compagno, la mamma o qualcuno con cui sono soliti dormire gli riporta che di notte tendono a strofinare i denti. Come vediamo dall'immagine che ci offre la regia, le problematiche principali che il bruxismo può portare è all'usura dei denti, quindi un ripiccolimento degli stessi. Eventualmente si possono andare anche a ritirare le gengive, l'osso per lo stress che noi gli comportiamo data dalla forza di questo serramento, di questo sfregamento, e infine fino proprio anche alla perdita effettiva poi del dente che può rompersi e quindi dover essere estratto nei casi più avanzati. Quindi è una problematica che ci troviamo ad affrontare quotidianamente, oramai è un po' la malattia del XXI secolo dal punto di vista odontoiatrico. Allora, intanto vabbè, la parola comune a cui facevo riferimento è un po' il digrignare, quando si dice digrignare i denti. Io riproporrei, ma va bene, no, va bene anche questa grafica, perché in realtà quella che c'era prima, secondo me, dottoressa, era un po' ottimista, perché per quanto i denti fossero consumati erano comunque perfettamente allineati, sì. Non che questo vada bene, però a volte ecco, crea anche degli inestetismi notevoli. Ecco, assolutamente, perché è vero che, come diceva giustamente, i denti restano allineati, come così vediamo come le immagini, però rimpicciolendosi esteticamente scompaiono. Nel momento in cui andiamo a sorridere non vengono più esposti, non sporgono più dalle labbra e soprattutto consumandosi aumenta quella che poi è la sensibilità dei denti. Nel momento in cui noi perdiamo quella che è la lunghezza ottimale dei nostri denti, andiamo ad aggravare tutte le problematiche all'articolazione, perché se è abituata a masticare su una certa altezza del dente, nel momento in cui questa viene accorciata si sovraccarica e quindi poi possono nascere problemi di click articolari o delle tensioni muscolari, e quindi le conseguenze poi sono sempre ulteriori rispetto a quelle che sono le estetiche. Cosa sono i click articolari? Allora, i click articolari sono dei rumori un vero e proprio rumore che fa click, che si sente a livello dell'articolazione, quindi nella zona vicino all'orecchio, che il paziente quando apre o chiude percepisce il rumore proprio perché siamo vicino al timpano ed è dovuto a un indurimento del menisco dell'articolazione che abbiamo appunto tra la mandibola e la mascella, che quando viene trazionato per permettere l'apertura e la chiusura della bocca scatta e fa questo click. Rumore. Abbiamo una telefonata, andiamo a sentire chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Niente, sì. Praticamente io soffro di bruxismo e porto praticamente il bite. Sì. Ne ho cambiati già due, ne ho preso uno rigido e uno morbido, volevo fare due domandine se possibile. Allora sì, se però, ecco, infatti non ne reagisce. Come mai quando mangio le noccioline mi si blocca la mandibola e non riesco più a mangiare? Allora, buongiorno.
Prima di tutto la scelta tra un bite rigido e un bite morbido dipende dalla problematica che lei comporta, cioè dall'entità, dalla gravità del suo serramento e del suo bruxismo e da quanto i suoi muscoli sono affaticati. Generalmente è preferibile un bite rigido nei pazienti che tendono ad avere un bruxismo franco e accertato, poiché un bite morbido può dare a volte la sensazione o la facilità alla masticazione durante la notte. Quindi il bite rigido permette di dare uno spessore maggiore allo spazio che si va a creare tra la parte sopra e la parte sotto, quindi tra i denti sopra e i denti sotto, e quindi un rilassamento muscolare maggiore. Per quanto riguarda in realtà il fatto che la mandibola si blocchi quando va a masticare qualcosa di un po' più croccante, come riportava l'esempio delle noccioline, può essere dovuto sempre a una tensione e a un affaticamento muscolare che nel momento in cui va a masticare cose che richiedono appunto uno sforzo muscolare maggiore, si crea come uno spasmo e quindi una contrazione, e quindi il muscolo resta bloccato. Ovviamente non è una cosa normale, bisogna andare a verificare quelle che possono essere le cause principali, e i metodi poi di intervento possono essere o un periodo eventualmente con dei rilassanti muscolari, oppure la sostituzione magari del bite, che in questo caso può non essere quello più indicato a lei, che l'aiuti quindi a detendere la muscolatura, sempre che non ci siano denti rovinati, consumati o mancanti, che invece possono anche essere quelli la causa di questo aggravamento. Quindi poi per il suo caso specifico è necessario che effettui poi una visita di controllo. Grazie, ci ricorda per favore come si chiama, da dove chiama? Francesco da Legni. Perfetto, grazie. Cogliamo l'occasione della prima telefonata per ricordare sempre di tenere l'audio del televisore completamente abbassato a zero, quindi quando chiamate e parlate al telefono non deve esserci audio del televisore. Al massimo, se la domanda è chiara e precisa, non ha bisogno di ulteriori sollecitazioni anche da parte della dottoressa, domande di chiarimento, potete poi andare a ascoltare la risposta davanti al televisore, ma quando chiamate non deve esserci audio, se no causa fastidiosi e ritorni audio del televisore. Ricordiamo sempre di non fare più di un intervento, chiamata o messaggio per puntata, e anche di non usare il viva voce che danneggia l'audio. Forse prima c'era anche qualche problema di questo genere. 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 42 54 per mandarci sms o WhatsApp. Perché il fenomeno del XXI secolo, il bruxismo? Cos'è capitato? Allora, tendenzialmente possiamo dire sicuramente c'è più attenzione. Una volta si faceva un po' meno attenzione ai denti che si consumavano, c'era meno cure, quindi i denti si cariavano più facilmente. Ad oggi arriviamo più avanti nell'età con tutti i nostri denti, fortunatamente, e quindi un po' per età si consumano di più, un po' perché abbiamo uno stile di vita diverso rispetto a una volta, sicuramente più sano per quello che riguarda l'alimentazione, ma più frenetico e più stressante, e quindi come ogni qualvolta in cui uno sotto stress tende a scaricare in qualche modo la tensione a livello muscolare, a livello delle spalle, a livello del collo, come si dice solitamente, tutto parte in realtà anche a livello dei denti, perché abbiamo dei muscoli ovviamente che determinano la masticazione, e nel momento in cui andiamo a stringere questi si contraggono e portano poi al serramento o all'usura delle superfici, quindi un po' anche lo stress. È un'epoca, insomma, di grande stress. Allora, quali sono le situazioni? Poi veniamo ad analizzare bene gli interventi che si possono fare, che si sono, come lei mi insegna, anche molto migliorati, sviluppati negli ultimi anni. Le situazioni più gravi a cui si può arrivare con il problema del bruxismo? Come dicevamo prima, una delle situazioni più gravi è sicuramente quello del danneggiamento delle superfici, che possono portare fino alla perdita del dente stesso, alla frattura. Sono situazioni in cui abbiamo un consumo della superficie
superficie dentale, arrivando fino quasi a non vedere più il dente o ad aver soltanto più la radice dentale. E questo fa sì che i denti diventino, come dicevamo prima, più sensibili, che il paziente non riesca più a masticare in maniera corretta perché non ha più una forza poi masticatoria, e possiamo creare dei danni all'articolazione e infine la perdita poi effettiva dei denti. Allora, dottoressa, intanto abbiamo forse qualche problemino di audio, ma forse li stiamo risolvendo. Allora, ok, tra poco a breve dovremmo risolvere. Intanto io colgo l'occasione per ricordare come sempre i contatti per intervenire in diretta nella nostra trasmissione. Allora, 011, lo vedete anche in sovrimpressione, proposto dalla regia, 011 06 00 774 è il numero per telefonare in diretta, proporre domande, pareri, commenti di carattere medico alla dottoressa Giorgia Carpegna, ovviamente sempre in ambito odontoiatrico. Non è fondamentale che sia sul tema del giorno, quindi bruxismo ed estetica dentale, ma almeno ecco del settore, insomma, di cui diciamo della specializzazione della dottoressa Carpegna, quindi in ambito odontoiatrico. 348 80 40, perché a volte succede che scusi ho mal di testa perché ho fatto un intervento, magari no, è vero che a volte il bruxismo forse può far venire anche mal di testa. Assolutamente sì, quel che uno può fare per aiutare ci mancherebbe. Ci mancherebbe, si è sempre medici, voglio dire, però possibilmente rimanere in ambito odontoiatrico. Esatto. 348 80 40 254 è invece il numero per SMS o WhatsApp. Allora, diciamo, dottoressa Carpegna, allora, già ampiamente anticipato, però cosa fare per migliorare l'estetica dentale in caso di problemi di bruxismo? Bite, ne ha parlato anche il nostro telespettatore, ma non solo. Allora, il bite sicuramente aiuta a evitare di peggiorare la situazione e a determinare, come dicevamo, un rilassamento poi muscolare, perché fa sì che il paziente, quando cerca di andare a stringere, si trova uno spessore tra i denti sopra e i denti sotto e di conseguenza evita di andare a rovinarli. Però dal punto di vista estetico non ci aiuta, perché ovviamente non migliora quella che è l'estetica. Certo, allora magari approfondiamo questo aspetto, anche perché parliamo come tema base di estetica del sorriso. Dovremmo avere una telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? Sì, pronto, buongiorno, sono da Torino, Raffaele. Sì, buongiorno, prego. Allora, volevo chiedere alla dottoressa che anni fa ho avuto la parodontite e i denti purtroppo li ho persi tutti e ho messo la protesi, non la dentiera. Sì. Però con gli anni le gengive si sono ritirate molto. E c'è per avere diciamo un profilo diverso, qualcosa che si può fare? Dovrei andare a dentiera oppure, perché sembra che come se non ce l'ho, talmente si sono ritirate le gengive. Quindi intende dire che dove appoggia la dentiera non ha più supporto, la dentiera non è più magari molto, molto ferma e stabile rispetto a una volta? Sì, ma non è che quello che mi preoccupa, perché sono talmente abituato che riesco, insomma, questo disagio non lo sento molto. E per il fatto che come estetica sto malissimo, perché è come se fosse che non ce l'ho, che i denti sono talmente troppo che non si vedono, visibili la dentiera. Le gengive sono troppo piccole adesso. Ecco. Allora, sicuramente è necessario vederla dal vivo per capire qual è l'entità di questo ritiro delle gengive. Sicuramente rifare una protesi o passare magari a una protesi fissa invece che mobile può aiutarla a rimpolpare un po' anche quello che è il profilo laterale del viso, riposizionando i denti magari leggermente un pochino più sporgenti, se possibile e se l'osso sottostante lo permette. Altrimenti rifare una protesi mobile, magari un pochino più voluminosa, con i denti un pochino più lunghi, allora potrebbe riportare alla possibilità di vederli quando mangia, quando sorride nuovamente. Faccia conto che anche le protesi mobili si consumano nel tempo, in quanto generalmente sono fatte con dei denti in resina, che quindi non sono eterni. Ho capito, quindi fissi si può anche fare poi la protesi, allora, mi diceva. Generalmente è possibile rifare una protesi, che sia essa mobile che sia essa fissa, si può sempre reintervenire o rifare da capo, quello sicuramente può essere fatto. Non si può aggiungere materiale alla sua protesi mobile, quello invece no. Grazie. Ma quello non si può, comunque si può fare qualcosa, grazie dottoressa.
Arrivederci, buona giornata. Grazie a lei, in bocca al lupo, è il caso di dirlo. 011 0600 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o WhatsApp. Allora, abbiamo forse un messaggio che andiamo a leggere, che ci è arrivato proprio al 348 80 40 254. Mia madre vorrebbe sapere che differenza c'è tra All-on-4 e protesi fissa. Inoltre, quale va tolta per lavarla e quale invece rimane fissa in bocca? Susanna da Chieri, che salutiamo. Allora, buongiorno Susanna. Allora, con protesi fissa si intende una protesi che come dice il termine, è fissa, può essere essa sia su impianti oppure sui denti naturali, quindi sulle radici già presenti in bocca. Con tecnica All-on-4 si intende una tecnica chirurgica, è un marchio brevettato, diciamo il nome è stato brevettato, ma è una tecnica chirurgica in cui vengono posizionati 4 impianti, siano essi sull'arcata superiore o l'arcata inferiore, ai quali viene attaccata in maniera fissa una protesi. Quindi entrambe le protesi restano permanenti in bocca, non c'è bisogno di toglierle per lavarle. La differenza tra le due è che l'All-on-4 prevede solo la possibilità di un ancoraggio sugli impianti, come vediamo nell'immagine che ci propone la regia, quindi un impianto in questo caso All-on-4 o All-on-6, in cui la tecnica chirurgica è la stessa, cambia il numero di impianti che viene posizionato, appunto 4 o 6, invece una protesi fissa può essere, come dicevamo, fissa anche sui propri denti e quindi non è necessario sempre andare a mettere un impianto. E allora, dottoressa, a proposito, torniamo al discorso in precedenza, cioè cosa fare in caso di bruxismo. Sì. Tra l'altro, vabbè, una considerazione sul bite, se vuole aggiungere qualcosa, però una misura così conservativa per la notte, per non bruxare, non agisce direttamente sull'estetica del sorriso. No. Però preventivamente sì. Sì. Cioè, in un certo senso salvaguarda... Ecco, se i denti non sono ancora rovinati, previene ovviamente la possibilità di rovinarli, e il bite viene associato sempre anche comunque in tutti i trattamenti estetici in cui il paziente ha una problematica di bruxista, per mantenere il lavoro che è stato eseguito. In base all'entità dei denti, quanto sono stati consumati, si può intervenire in diversi modi. Si può andare a ricostruire le superfici dei denti posteriori, che sono generalmente i primi che vengono rovinati, quindi si vanno a ricostruire con degli intarsi che sono delle piccole tavolate, come fossero delle coperte che si mette sopra solo alla parte con cui mastichiamo del dente in resina, e si permette di rialzare, quindi allungare nuovamente il dente alla dimensione originaria. Oppure può essere necessario andare a ricostruire anche i denti frontali, e in quel caso si vanno ad eseguire delle faccette, che siano esse o in ceramica o in resina, anche queste. La scelta dei due materiali dipende sempre dall'entità del bruxismo e dalla tipologia di bruxismo del paziente, perché ci sono alcuni pazienti che invece la ceramica, essendo più fragile anche se più estetica, potrebbero romperla con la loro forza e il loro tipo di masticazione. Sono, mi corregga se sbaglio, un termine abbastanza inquietante, il colpo d'ascia. Sì, le risulta? Allora, colpo d'ascia è un termine che può essere utilizzato in realtà su un modo in cui i denti possono rovinarsi dovuti al bruxismo. Sono delle lesioni, delle perdite di tessuto dentale, perdita di smalto, che si verifica a livello dei colletti del dente, e in questo caso dovute a uno sforzo sulla radice. La tensione della forza masticatoria fa sì che vengano a perdersi inizialmente piccoli frammenti, fino a creare poi queste vere e proprie perdite, queste vere e proprie, come fossero delle specie di buchi angolari, e per quello a colpo d'ascia. Come vediamo dall'immagine sono le abfraction come termine. Io un po' lì che volevo arrivare, va bene i denti perfettamente allineati, ma questa è un'altra conseguenza di... È un'altra conseguenza diversa, esatto, assolutamente diversa. In questo caso bisogna intervenire sia andando a ricostruire la parte di dente che è venuta a mancare, sia andando a fermare ovviamente il fenomeno, perché poi ovviamente se non fermiamo il bruxismo, come è stato perso la parte di dente, può staccarsi poi anche l'otturazione che viene fatta in questa
questa zona a livello cervicale, assolutamente. Cioè quello che ci dice, dottoressa, è il dente può in un certo senso anche sgretolarsi. Sì, assolutamente, perché vedere è una questo. zona di tensione. La radice viene piegata e flessa durante la masticazione, e questo fa sì che qualche pezzettino di dente, come dicevo, a livello microscopico si rompe, come se noi prendessimo uno stuzzicadenti di legno e iniziamo a piegarlo pian pianino, tenendolo sotto sforzo. Vediamo prima che qualche scheggia, prima che si spezzi a metà, inizia a staccarsi. Pian piano poi ovviamente anche lo stuzzicadente si rompe, quindi è un segnale. Qui alcuni casi estremi e come sono stati risolti, in effetti torniamo a parlare di questo, cioè il messaggio nuovo è quello di dire non è così drammatico il bruxismo, perché ci sono tanti modi anche poco invasivi e poco così rivoluzionari per la propria vita Certo. quotidiana per risolvere questo Assolutamente, problema. anche perché generalmente nel momento in cui il dente è consumato, tutti gli interventi che vengono eseguiti si possono eseguire quasi nella loro totalità senza anestesia e quindi senza dolore, anche per quelle persone che sono più timorose di andare dal dentista per paura di dover fare l'anestesia o di aver male, possono rasserenarsi a questo punto di vista, perché dovendo solo aggiungere del materiale o aggiungere delle ricostruzioni, il dente generalmente, essendo già consumato, si cerca di toccare il meno possibile. E come ci diceva sono materiali anche molto resistenti, cioè e non è meno che avere il dente naturale. Ecco, No, diciamo così. Anzi, assolutamente, anzi. assolutamente, e soprattutto preservano la possibilità di rovinare il proprio dente, quindi anche dove il paziente si dimenticasse di portare il bite oppure continuasse nel tempo un pochettino ad avere una tendenza al bruxismo, la parte rovinata sarebbe la parte in resina, quindi una parte che potrebbe sempre essere ricostruita o comunque modificata. Tanto abbiamo una telefonata per la dottoressa Carpegna, pronto? Pronto? Oi. Io telefono a Torino, mi chiamo Giacomo. Buongiorno. Ho un impianto in bocca e da una parte sta rotto l'impianto. Quanto vengo a spendere per fare il nuovo impianto? Purtroppo senza una visita o altro non posso rilasciarle un prezzo, un preventivo. Per queste cose è necessario eseguire delle lastre, vedere clinicamente la sua effettiva necessità, e quindi mi spiace ma non posso darle un prezzo. All'incirca? No, neanche all'incirca, non siamo al supermercato che posso darle. No, ma Sono troppe probabilmente il variabili. nostro, grazie, vuole sapere una forbice indicativa, però come dice lei, dottoressa, ci sono veramente troppe Sì. variabili. E quindi, insomma, si informi bene su quello che ha bisogno col suo dentista, allora poi avrà un'idea. Grazie dunque, 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254, il numero per i vostri sms o WhatsApp. Allora, nella seconda parte della nostra diretta, dottoressa, avevo preparato, qui abbiamo recuperato una sorta di menù a tendina con i vari interventi, che peraltro molti di questi si possono fare anche in casi di bruxismo, ma più genericamente qui ne abbiamo 5 casi diversi, poi ne parliamo. Intanto dovremo avere però un'altra telefonata e allora sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Da dove Devo chiama? passare volume? Sì, assolutamente a 0. Sì. Bravo. Volevo chiedere alla dottoressa. Sì, ci dice solo come si chiama e da dove chiama, per cortesia. Emilio da Cuneo. Sì. Volevo chiedere, io ho una dentiera, la parte sopra, e si è ritirata la gengiva e adesso non mi tiene più, non sta più ferma, come le posso dire. E cosa mi consiglia di fare? Allora, le possibilità in questo caso sono due: o utilizza le classiche paste adesive che va a posizionare all'interno della sua protesi mobile e che le permettono magari di tenerla un pochettino più stabile, oppure devono essere posizionati eventualmente degli impianti al quale poi la sua protesi può essere agganciata per aumentare quella che è la stabilità e la resistenza in bocca. Ma io non ne ho più denti sopra, la gengiva si è ritirata anche l'osso?
Quello è per vedere se si è ritirato l'osso sotto le gengive, è necessario eseguire delle lastre panoramiche o una TAC eventualmente, però generalmente gli impianti è sempre possibile andare a posizionarli anche laddove l'osso si sia un pochettino ritirato, si può andare prima ad aggiungere l'osso e poi successivamente mettere gli impianti per andare a bloccare o ancorare la sua protesi. Si può far aggiungere l'osso? Assolutamente, poi bisogna valutare lo suo stato di salute, la sua situazione specifica, però nella grande maggioranza dei casi si può fare. Va bene, la ringrazio molto. Arrivederci. Grazie a lei, buona giornata. 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta. 348 80 42 54 per i vostri sms o WhatsApp e noi andiamo con un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Come si chiama? Da dove chiama? Buongiorno, mi chiamo Carlo e telefono da Torino. Carlo da Torino deve abbassare a zero completamente l'audio del suo televisore, lo tolga l'audio dal televisore. Buongiorno dottoressa, senta, io ho un problema, ho 54 anni, sono stato seguito da diversi dentisti, ho perso i 3 denti davanti, ho perso 4 denti laterali dalla parte destra e nelle estrazioni le radici erano tutte attaccate alla mascella, è stato tolto anche un pezzo di mandibola e dalla parte sinistra mi è stato tolto il dente del giudizio e il dente vicino al dente del giudizio. Lo stesso sotto. Adesso mi hanno messo prima uno scheletrato fisso in resina, devitalizzando 3 denti sani. E però la resina dopo un po' si è rotta, tolta la protesi, i denti sono diventati, i monconi sono diventati neri come il carbone e sono, diciamo, secondo il dentista, da levare perché sono non più utilizzabili. Allora sono passati a mettermi uno scheletrato, il vecchio scheletrato in acciaio inox, tenuto vicino tra l'unico dente del giudizio che ho dalla parte sinistra che è storto e il dente vicino, e attaccato a questo moncone che avevano messo poi una capsula. Però mangiando il ponte, lo scheletrato muoveva tantissimo, alla sera quando levavo dove c'erano i ganci sanguinava, faceva male e il mangiare rimaneva fermo tutto il giorno lì spelandomi la gengiva. Adesso mi trovo nella situazione che sulla parte di sopra mi mancano tutti questi denti e non so, mi hanno detto che dovrei togliere anche questo dente del giudizio che è uscito all'80% storto, dove agganciava il perno della protesi, e l'altro perno c'è rimasto questa radice nera che è malodorante, eccetera. Cosa posso fare per poter tornare a mangiare normalmente e quando sorrido non essere così brutto? Oddio. Allora, guardi, le direi che sicuramente, visto la complessità della situazione, nel senso che ci sono più cose da valutare, sarebbe necessario visitarla, eseguire una delle lastre per vedere i denti che effettivamente possono essere riutilizzati e i denti che invece non possono, magari sono cariati o hanno un'infezione e non possono essere utilizzati. Da quel punto lì si procede per valutare quello che si può andare a fare, che poi come sempre potranno essere o delle soluzioni con degli impianti oppure riutilizzare, come dicevamo, i suoi denti per creare dei nuovi ponti. Però senza vederla e senza delle radiografie non posso ovviamente dire cosa fare nello specifico. Sicuramente una visita e delle lastre può aiutare chi si occuperà della sua situazione a darle la soluzione più adatta. Grazie. Posso rivolgermi da lei?
Se volesse eventualmente alla fine della puntata chiamare in redazione, possono lasciare assolutamente il mio numero. Dopo la trasmissione può telefonare allo 011 260 4444. Ripeto, 011 260 4444. Grazie dunque per aver chiamato, naturalmente in bocca al lupo. Allora, noi adesso abbiamo un messaggio che è piuttosto ampio perché abbiamo anche delle fotografie esplicative. Allora, eccolo qua, intanto è ampio, allora 85 anni, seguito una grave operazione, sono in carrozzina con il Covid, non ho più curato i denti, è venuto un dentista a casa che mi ha fatto, presumo, una protesi ai denti inferiori, ma posizionata sul davanti della gengiva, così mi ha spinto in avanti i denti superiori. Nel contempo ho masticato male, non riuscivo a parlare, non l'ho più usata, ho consumato i pochi denti. Ora chiedo, quelli miei, ora chiedo se è possibile posizionare sulla gengiva inferiore, sopra, una protesi più per effetto estetico e che impedisce la fuoriuscita laterale della saliva. Cleide da Torino, e poi, come dicevo, abbiamo anche la foto che ci fa vedere un po' la situazione. E ce n'è un'altra, oltre a questa. Eccola qui, si vede anche meglio. Sì. Allora, sicuramente i denti, da quel che si vede dalle fotografie che ha effettuato, i denti sotto sono rimaste soltanto delle radici che probabilmente le causano anche un'infiammazione gengivale. Quello che può essere fatto in questi casi, sicuramente bisognerà andare a rimuovere quelle che sono le radici che causano eventuali infiammazioni o infezioni, e dopodiché si potrà passare o una protesi mobile che può essere appoggiata sui denti dietro che sembrano essere ancora presenti dalle fotografie, oppure eventualmente posizionare dove c'erano le radici degli impianti in modo da poi darle la possibilità di masticare di nuovo e sia dal punto di vista estetico essere soddisfatta. Allora, grazie dunque. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Enza da Grugliasco. Buongiorno. Allora, credo che debba abbassare a zero l'audio del televisore. Completamente, lo tolga completamente. Prego con la domanda. Volevo chiedere alla dottoressa, molto simpatica e brava, che ho un problema, ho devitalizzato un molare. Prima di devitalizzarlo avevo una carie alla gengiva, è stata curata la bella e meglio, poi alla fine il dentista mi ha detto di devitalizzarlo. Una volta devitalizzato questo dente adesso è diventato sensibilissimo, è stato anche ricostruito, però non riesco a mangiare perché quando mastico sento proprio il dente come se si muovesse. Cosa posso fare? Allora, è strano quello che mi dice, nel senso che un dente devitalizzato viene tolto il nervo all'interno, quindi generalmente non dovrebbe più essere sensibile. Se la sensibilità è dovuta al movimento del dente, può essere dovuta alla perdita dell'osso intorno, e allora bisognerebbe andare a cercare di bloccarlo o togliendo l'infiammazione intorno al dente e quindi vicino all'osso e quindi far sì che il dente la gengiva si reincolli alla radice del dente andandola a pulire, oppure fissandolo ai denti accanto se necessità. Però, le ripeto, se questa è la sensibilità è dovuta solo al movimento, perché un dente devitalizzato per il resto non dovrebbe sentire né il caldo né il freddo né il fatto di essere toccato, perché ha, come dice il termine, perso la vitalità del nervo. La ringrazio moltissimo. Grazie. Arrivederci. Grazie molte, buona giornata. 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per i vostri sms o WhatsApp. Allora, come detto, apriamo il nostro menù a tendina e scopriamo ricostruzione dentale estetica. Andiamo un po' a riassumere quello che ci racconta la dottoressa Carpegna. Ricostruzione mediante intarsi e otturazioni in composito o ceramica. Cosa possiamo dire?
Per quanto riguarda gli intarsi, come dicevamo, sono delle ricostruzioni della parte occlusale, cioè della superficie con cui mastichiamo. Vengono prese non sono delle ricostruzioni che si fanno in un unico appuntamento, ma bensì richiedono la necessità di prendere un'impronta, e poi è il tecnico, odontotecnico che preparerà o a mano o tramite tecniche digitali, come si fa al giorno d'oggi, la ricostruzione. Come vediamo dalla regia, nel secondo appuntamento questo viene incollato poi al dente, che avrà la forma adatta per ricevere l'intarsio. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? Sono Roberto da Terme. Buongiorno. Buongiorno, professoressa. Solo due domande, due curiosità, diciamo così. No? Io 2 volte all'anno faccio la pulizia dei denti, si chiama depassaggi. Esatto. Sì. Faccio bene, faccio 2 volte all'anno e solo una curiosità, come mai io produco tanto tartaro così? C'è un motivo plausibile o è una cosa così? Allora, la pulizia deve essere fatta generalmente almeno una volta all'anno, in alcuni casi può essere fatta anche 2 o 3 volte all'anno, sia in base alla quantità, come giustamente dice lei, la predisposizione alla formazione del tartaro, sia in base se c'è una predisposizione alla malattia parodontale, quindi una maggiore presenza di batteri che causano infiammazioni della gengiva e tasche. La predisposizione nella formazione del tartaro generalmente un pochettino è genetica. Faccia conto che è dovuta anche alla deposizione alla calcificazione dei sali che noi abbiamo all'interno della saliva, un pochettino a volte è dovuta magari a un passaggio del filo interdentale non particolarmente attento tra tutti i denti, che causa quindi la posizione di placche tartaro un po' più frequente. Quindi queste sono le 2 caratteristiche che un pochettino possono essere la causa. 2 volte all'anno va bene? 2 volte all'anno va benissimo. Cioè non è, la causa non è niente di grave, nel senso, è solo una cosa No, è comunque nella norma eseguirla 2 volte all'anno, quindi non si preoccupi. È meglio usare il classico spazzolino o quello elettrico? Quella diatriba lì, diciamo. Lo spazzolino elettrico è stato dimostrato ormai dal mondo scientifico che funzioni meglio rispetto allo spazzolino normale, assolutamente. Allora secondo lei me ne usi quello elettrico? Secondo me sì. Grazie. Usare lo scovolino anche per fare i denti, giusto? Passando prima, lo scovolino sempre prima scovolino e filo interdentale da passare sempre prima dello spazzolino. Ah, prima? Prima. Io lo passavo dopo. Deve da passare prima. Ah, va bene, grazie. Grazie, buona Arrivederci, giornata. buona giornata. Grazie dunque, 011 06 00 774, il numero fisso per le vostre chiamate, 348 80 40 254, per i vostri sms o WhatsApp. E allora, riabilitazioni protesiche con peraltro materiali, ad esempio come l'ossido di zirconio, oppure ceramica integrale. Allora, le riabilitazioni protesiche sono le classiche capsule, quindi quelle corone che sono un pochettino come termine conosciute un po' di più, che possono prevedere quindi un solo dente oppure più elementi dentali, quindi dei ponti. I materiali che ha citato sono la zirconia, che è un metallo bianco che viene utilizzato al posto del metallo argentato di una volta per una questione sia di estetica che di resistenza, e può essere utilizzato sia sugli impianti che sui denti naturali. La ceramica integrale invece è una capsula, una corona che viene eseguita interamente in ceramica, quindi non ha parti metalliche, siano esse bianche o argentate, ed è altamente estetica, quindi meno resistente. Per questo viene generalmente utilizzata o per gli intarsi, che prevedono quindi una ricostruzione parziale del dente, oppure per le faccette o per le capsule, per le corone dei denti frontali, che richiedono un'estetica maggiore, al quale si può richiedere una resistenza invece un po' più bassa, perché fortunatamente non mastichiamo solo coi denti davanti, non è dove abbiamo la maggiore forza. Allora, veniamo alle faccette, quello di cui parlava prima, a proposito del bruxismo. Qui si parla, poi ovviamente qui ci sono alcune
alcuni interventi, poi ci sono tanti altri. Faccette di porcellana, sottile guscio di ceramica. Cosa possiamo dire? Perché porcellana è forse meno resistente di altri materiali. E come dicevamo prima, porcellana e ceramica sono sinonimi, sicuramente è meno resistente rispetto alla zirconia. Ovviamente le faccette sono dei gusci sottilissimi che vengono incollati al dente e in questo modo si ottiene una buona resistenza. Il fatto che siano meno resistenti rispetto alla zirconia non significa che possano rompersi facilmente, ovviamente. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? Scusi, volevo chiedere, perché la dottoressa... Non possiamo, mi spiace, perché non possiamo raccogliere, l'abbiamo detto inizio trasmissione, più di un intervento per puntata. 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o WhatsApp. Allora, parlando di sbiancamento dentale, qui si apre un mondo, se vogliamo, di cui lei ci parla sempre approfonditamente. Ricordiamo un attimo a grandi linee di che cosa si tratta. Lo sbiancamento dentale è un trattamento prettamente estetico, ovviamente, che permette di andare a recuperare quello che è il colore originario dei nostri denti. Esistono diverse metodologie che possono essere eseguite o in studio o a casa con delle mascherine personalizzate, e in base all'entità dello sbiancamento, quindi del colore da recuperare, possiamo utilizzare il gelin con il suo principio attivo, che è un perossido di idrogeno a diverse percentuali. Ovviamente è un trattamento totalmente indolore ed è più un trattamento estetico e cosmetico. Allora, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo Francesco, chiamo da Palermo. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Vorremmo farci i denti d'oro. È una moda molto comune in America e adesso inizia a essere anche richiesta da alcune persone. È una possibilità. Quello che consiglio io in questi casi non è di ricoprire completamente il dente d'oro, ma possono essere eseguite delle mascherine che si appoggiano sul dente, quindi soltanto per una questione di estetica, che soprattutto sono temporanee, possono essere tolte senza andare a rovinare i denti sotto, visto che è una cosa che viene richiesta principalmente da dei pazienti più giovani. Perlomeno permette di non rovinare i propri denti in vista di un futuro. Come vediamo dalla regia, per esempio, queste sono probabilmente in oro e diamanti, vengono semplicemente appoggiate e incastrate sui denti. È una possibilità. Allora, Non ha anche costi questo, molto, ovviamente il costo è elevatissimo molto perché è il costo dell'oro, quindi possiamo immaginare, un oro insomma, un po' non di carattere. puro, però. Allora abbiamo un'altra telefonata, dovremmo avere un'altra telefonata. Pronto? Pronto, chi c'è in linea? No, è Niente. caduto. 011 06 00 774 per le vostre telefonate, siamo quasi ai saluti e allora ci è arrivato un messaggio al 348 80 40 254. Posso fare panoramica? Sono affetta da meningioma. Laura, che salutiamo. Allora, sicuramente le indagini radiografiche che vengono eseguite presso gli studi hanno dei dosaggi limitati. Nel caso della signora bisognerà sicuramente andare a valutare la necessità effettiva di eseguire degli esami radiografici e quando è stato eseguito l'ultimo esame. Se è eseguito l'ultimo esame più di un anno fa è possibile andare a eseguirlo, altrimenti non è necessario farne più di uno all'anno, se non sono cambiate le situazioni in bocca. Allora io direi che se non abbiamo altri contributi siamo praticamente alla fine della nostra trasmissione. Solo una curiosità, dottoressa, che abbiamo concluso con lo sbiancamento, la dentina, parte interna del dente, che viene particolarmente intaccata, qui
prendo appunti. Allora, Cioè c'è questo termine, la dentina. La dentina è quindi. una parte di cui è costituito il dente, nel senso che il dente è fatto dallo smalto, che è la parte bianca esterna, dopodiché vi è la dentina, che è la parte poi più interna, che avvolge la polpa dove c'è il nervo, ed è la parte esterna che noi vediamo. Sotto di che c'è la radice, che è composta a sua volta da dentina e da cemento, che lo tiene collegato all'osso. Quindi in realtà la dentina è quello che dà il colore del colore più giallo del dente. Insomma, così abbiamo fatto in conclusione una parte anche di anatomia. Esatto, esattamente, abbiamo ricordato come è fatto un dente. Allora, grazie all'odontoiatra dottoressa Giorgia Carpegna per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti i telespettatori dunque, buongiorno dottore, si chiude qui. A me non resta che augurarvi una buona giornata, sempre con i programmi di Rete 7.